amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come promesso, vi faccio vedere come utilizzare i piedini. Allora, per esattezza andremo a utilizzare il piedino, questo qui, che è il piedino standard che esce proprio all'interno di questa macchina. Poi io ho comprato già molto tempo fa un altro piedino sempre standard, che è questo qui, che è completamente trasparente. Questo lo consiglio soprattutto alle principianti, ma anche chi non è principiante, perché a differenza del piedino che mettono in dotazione, essendo completamente trasparente, vediamo meglio quando andiamo a fare quei lavori dove dobbiamo seguire la traccia che ci siamo segnati sul nostro lavoro. Mentre qui, anche se ha questa parte centrale trasparente, rischiamo soprattutto su questo punto che insomma è metallico, quindi non è visibile, di sbagliare e non seguire esattamente la traccia. In quest'altro modo, invece, con questo piedino io ve lo consiglio perché mi trovo veramente molto bene. Quindi se non ce l'avete, questo si trova tranquillamente anche su Amazon, e poi magari cercherò il link, che ce l'ho sicuramente perché l'ho acquistato lì, quindi ve lo metto qui sotto qualora insomma vi può interessare. Ma diciamo che il piedino che esce nella macchina è questo, e vediamo tutte le cose che possiamo fare con questo piedino. Ebbene sì, perché l'altra volta vi spiegavo che non tutti questi punti che vediamo qui possiamo farlo col piedino, loro lo indicano con la lettera J. Perché? Perché ci sono alcuni punti che occorrono altri piedini. Quindi oggi vedremo come utilizzare questo piedino, mentre per questo, che è il piede delle asole, e questo che è il piede per i bottoni, non vi farò dei video perché le ho già fatti con la macchina, quella precedente, cioè la C520L, la procedura è la medesima, quindi non occorre insomma ripeterlo anche con quest'altra macchina. Una sola cosa mi ero scordata nel video che ho fatto precedentemente a questo, è che per utilizzare questo piedino, che è quello per creare le asole, qui dietro vedete c'è questa levetta che scende, indicata sempre con la lettera B, come è qui sul piedino la lettera B, e la lettera H, perché questo qui serve appunto, lo dobbiamo tirare giù quando dobbiamo andare a creare questa asola. Ma questa cosa la vedete anche sul video che ho fatto l'altra volta, e vi metto il link qui sotto. Allora, quindi andiamo a montare il nostro piedino. Per montare il piedino è semplice, basta posizionarlo qui sotto, abbassare la leva che abbiamo qui a fianco, quella che serve per alzare e abbassare il piedino, e si ingancia da solo. Allora, col piedino standard cosa possiamo fare? Possiamo fare ovviamente le nostre cuciture dritte, quindi posizioniamo la stoffa, abbassiamo l'ago, con questo tasto la accendiamo, la facciamo funzionare, con questo torniamo indietro e così cuce. E questa è la nostra cucitura dritta. Poi un'altra cosa che possiamo fare col nostro piedino standard sono i punti ovviamente 00, 1, 2, il 3, il 4 no, perché per fare questo punto 4 ci occorre un altro piedino, poi lo vediamo un'altra volta. Dal 5 al 6, 5 6 sì, il 7 no, insomma
ma diciamo che la maggior parte dei numeri è fattibile. Come distinguere il piedino adatto per il punto? Semplicemente perché qui sopra è indicata la lettera, quindi il piedino standard è la lettera J, quindi tutti quei punti dove vediamo la lettera J è il piedino standard. Il 4, come vedete, è il piedino H, che è un altro piedino. È un piedino che serve per creare l'orlo invisibile, ma questo lo vediamo poi un altro giorno, non lo vediamo oggi. Poi andando avanti troviamo gli altri punti. Anche il 7 è il piedino per utilizzare sempre l'orlo invisibile. Poi andando avanti, quindi vedete che insomma ci sono veramente tantissimi punti. Quindi quando voi decidete di effettuare un determinato ricamo, dovete andare a vedere se quel piedino è adatto al vostro ricamo. Perché questo? Perché se no altrimenti l'ago può andare a sbattere sul il piedino e spezzarsi, oppure potrebbe non fare dei punti fatti bene. Quindi ora mettiamo vediamo un po' cosa possiamo mettere. Possiamo mettere come punto, allora, facciamo un punto decorativo, ad esempio la macchinina. Quindi io mi porto all'83 e andiamo a vedere come si effettua la macchinina. Per la macchinina, allora, intanto c'è una piccola premessa da dire. Tutti i punti, la macchina in autonomia applica la funzione punto travetta. Che cos'è il punto travetta? È il punto che si fa all'inizio e alla fine di un motivo per evitare che poi il punto possa scucirsi. Questo lo vediamo su tutte queste decorazioni che sono qui, tranne sul punto dritto, il punto zigzag e l'asole. Questi tre invece dobbiamo comunque fare il nostro avanti e indietro per bloccare il punto. Quindi in questo caso, per creare la macchina non occorre fare avanti e indietro, ma basterà semplicemente schiacciare il nostro pulsante e la macchina farà tutto da sola. Vedete? Non serve neanche che io la tocco, la macchina da sola sta creando questo ricamo. Ok, allora ora ha finito la prima parte, quindi la nostra macchinina, e vi faccio vedere come è uscita. Guardate un po', questa è la macchinina. Ora noi possiamo anche decidere di modificare, perché quella che avete visto adesso è la macchinina con le impostazioni date già da loro. Invece io voglio cambiare queste impostazioni che sono qui, quindi la lunghezza punto e la larghezza del punto, e mettere che voglio una lunghezza, allora questo va da un minimo di 2,5 fino ad arrivare a 1,7 come minimo e massimo 2,5, quindi 1,7, facciamolo 2, va? Lo mettiamo a 2, e invece la larghezza del punto non ce la fa cambiare. Quindi in questo caso questo punto ha un po' di vincoli, possiamo fare solo la lunghezza ma non la larghezza. Andiamo a vedere come esce con questa modifica. Questo poi dovete vedere, magari prima di utilizzare quel punto fate delle prove e vedete se vi piace quello che hanno impostato loro, oppure se le modifiche che avete fatto possono andare bene. Ecco qua. Quindi come potete vedere, questa qui, che è la prima macchina che abbiamo fatto, era un pochino più grande, questa è la seconda macchina,
ma come riuscita non è un granché, quindi io quello che consiglio è non andare tanto a modificare le loro, in quanto i parametri che mettono loro sono sicuramente migliori. Un'altra cosa che possiamo fare con questo piedino standard è i numeri e le lettere. I numeri e le lettere, ecco, sono un qualcosa che a molti di voi interessa. E come selezionarli? Allora, per selezionarli è semplice. Io schiaccio la lettera A, in automatico vedete mi ha messo 00 perché parte dal primo, i primi numeri, che è lo 0, poi fa il numero 1 con 01, il 2 col 02 e così via. Poi insomma abbiamo la sequenza di lettere maiuscole, la sequenza di lettere minuscole e la punteggiatura speciale. Qui abbiamo il piedino abbiamo detto è quello standard, quindi il J, questo che ci indica che l'ago parte al centro del nostro piedino, e la lettera A che indica che appunto abbiamo messo questa funzione per creare numeri e lettere, e di qua abbiamo di nuovo che possiamo modificare solo la lunghezza del punto. Allora io adesso vi faccio vedere una scritta utilizzando la lunghezza del punto, quella che ci danno loro in default, e poi rifarò la stessa operazione modificandola per farvi vedere la differenza. Quindi allora, appoggiamo sempre il nostro tessuto, ok. Allora facciamo che io voglio scrivere Anna. Per scrivere Anna devo quindi cercare la mia A maiuscola, che in questo caso è il numero 10, abbasso l'ago e quindi accendo la macchina. Quando vedo che ha terminato la lettera, alzo il piedino e poi passo alla lettera successiva, in questo caso la N minuscola. La N minuscola è il numero 49, quindi facciamo così, arrivo al 49, schiaccio, in questo caso ne devo fare due perché Anna ha 2N, quindi continuo. Vedete, quando finisce la lettera si ferma da sola la macchina, io non la tocco perché la lettera ha terminato. E poi dobbiamo fare la A minuscola, quindi la A minuscola è 36, schiaccio e adesso mi fa la A piccola. Un consiglio: quando effettuiamo o uno di questi ricami o le lettere, se utilizziamo una stoffa leggera, un cotone leggero, una stoffa leggera, sotto mettete sempre una teletta di rinforzo, cioè l'appoggiate sotto e sopra ci appoggiate il vostro tessuto. In questo caso io sto utilizzando il panno Lenci, che comunque ha un bello spessore, non serve mettere teletta. Questo perché? Perché così almeno siete sicuri che esce bene il lavoro. Ecco qua, e questa è la mia scritta, lasciando quindi tutto come hanno messo loro impostato. Andiamo a modificare, quindi abbiamo detto che l'unica modifica che possiamo fare è la lunghezza del punto. Possiamo aumentarla, quindi fare una maggior distanza fino ad arrivare al 3, o diminuirla fino ad arrivare al numero 0,5. Allora io vi faccio vedere entrambi i casi, quindi magari lo standard lo vediamo perché è cerchiato ed è 2, quindi andiamo a diminuirlo e mettiamolo a 1, così vi faccio vedere quant'è la differenza. Adesso vado a riprendere la mia lettera A
ok, schiaccio e la macchina parte. Quando si ferma vado e faccio l'altro numero che è il 49, schiaccio, ok, ha finito una N, facciamo l'altra, e adesso facciamo la A piccola che era il 36. Ok, quindi questa è la differenza mettendo una minor distanza, vedete, rimane tutto qui più unito. Adesso facciamo la prova invece allontanando di più le lettere, quindi aumentiamo la distanza da 2, che è il parametro loro, lo portiamo a 3 e vediamo come esce. Quindi rimettiamo il numero 10. Ok, e in quest'altro modo invece vedete è ancora più distanziato, anzi vi dirò che probabilmente è più carino questo, è più distante che questo che era quello che hanno fatto loro, così lo trovo un po' troppo unito. Infatti le due N non si capiscono molto perché sono attaccate alla A. Questo è per dirvi che comunque dovete far sempre delle prove qualora volete fare delle scritte per poi metterle su dei vostri lavori. Allora, un'altra cosa che vi volevo far vedere che si può fare appunto con questo piedino è utilizzare il doppio ago. Perché? Perché per utilizzare il doppio ago a noi ci occorre proprio il piedino J. Quindi deseleziono questo e seleziono il doppio ago. Vedete, è rimasto piedino J. Quindi ora vado a togliere il mio ago, sfilo il filo, con la chiavetta svito qui la vite, ok, e vado a mettere il mio doppio ago. Come si posiziona il doppio ago? Il doppio ago si posiziona come si posizionano tutti gli aghi, quindi la parte rotonda rivolta verso di noi e la parte piatta invece sul retro. Qui quello che ci è andato in dotazione è un ago da 90, quindi non è né tanto fino né troppo spesso. Diciamo che può andare bene per il jeans, ma non magari troppi strati o un jeans troppo pesante, perché lì magari sarebbe stato meglio pure un qualcosa di più come numerazione, ma il 90 comunque è una bella numerazione. Doppio ago dobbiamo mettere due fili, quindi utilizzeremo i portaspolette tutte e due, sia quella orizzontale che quella verticale, ed entrambi i fili vanno comunque fatti fare il percorso come vi avevo fatto già vedere nel video precedente. L'unica cosa che vi posso dire è che per il doppio ago non possiamo utilizzare l'infila ago, quindi o la andiamo a mettere da soli nell'ago, oppure, visto che io insomma non ci vedo bene, poi è un buchino così piccolo, utilizzo invece il classico infila ago, questo qua, ok? Quindi questo me lo vado a posizionare qui dietro,
lo inserisco nel buco, ecco qua, e così abbiamo infilato tutti e due i fili. Adesso come sempre me li faccio passare qui entrambi, cioè praticamente il funzionamento è come se avessi un filo, l'unica cosa è che vanno infilati entrambi dentro l'ago. Dopo aver fatto ciò, adesso vi voglio far vedere una cucitura a punto dritto, appunto con il doppio ago. Quindi posiziono, abbasso e parto. Anche qui posso fare il mio avanti e indietro tranquillamente per bloccare il punto. Tiro su, ed eccolo qua. Vedete come è uscito? Praticamente sono uscite due cuciture parallele. Quello che possiamo fare poi col doppio ago è spostare semplicemente quindi la distanza dei punti tra un punto e un altro, e anche la lunghezza, cioè quindi la lunghezza e la larghezza del punto. Ora la larghezza sarebbe nient'altro che, vedete l'ago che si sposta o a destra o a sinistra, i due aghi, mentre per la lunghezza ovviamente è la parte da un punto a un altro, quanto spazio passa. Qui c'è da dire una piccola premessa: quando abbiamo inserito il doppio ago non possiamo utilizzare tutti i punti che vedete qui, ma solo quei punti che non hanno questo piccolo cerchietto, perché tutti questi col cerchiettino non vanno bene per il doppio ago. Se noi volessimo fare un punto invisibile col doppio ago, in questo caso comunque dobbiamo cambiare il piedino. Quindi qualora abbiamo detto che per fare il punto invisibile è il numero 4, guardate, comunque mi segna che serve il piedino H. Quindi anche qui prestate molta attenzione, altrimenti rischiate di rompere gli aghi. Allora, vediamo magari una cucitura che possiamo fare tranquillamente con il doppio ago. Vediamo come esce. Facciamo questi cuoricini, quindi il numero 71, il piedino va bene quello che abbiamo sotto, quindi posizioniamo, abbassiamo. In questo caso non serve fare avanti e indietro, perché abbiamo detto non è né un punto dritto né un zig zag e neanche un punto asola, quindi possiamo tranquillamente lasciarlo lavorare da solo. Come vedete io non tocco nulla, fa tutto la macchina. Quando poi ho finito stacco, tiro su gli aghi, alzo il piedino e tiro via. Ecco qua, e questo è il risultato. Quindi con il doppio ago avremo quindi questa serie di cuori paralleli. Sul doppio ago, ecco, c'era solo questo da dire, che per l'appunto bisogna inserire due fili e poi ogni filo, io in questo caso ho usato il blu e il rosso, vanno messi relativamente uno dentro l'altro, uno per ogni ago. Adesso cambiamo di nuovo l'ago, perché vi voglio far vedere un'ultima cosa riguardo il piedino standard, che io l'ho utilizzata nel video delle calze della Befana. Tolgo uno dei due fili che non mi serve più, okay, rimettiamo l'altro ago. Quindi ricordatevi la parte della testa rotonda rivolta verso di voi e la parte piatta invece sul retro. Stringiamo bene. Ogni volta che mettete l'ago
stringete bene, perché se no tende a scendere e poi può andare sotto, toccare insomma la parte di sotto e spezzarsi l'ago. Allora, quello che vi volevo dire era lo zigzag. Lo zigzag è un punto veramente molto utile, io lo trovo, per determinati ricami decorativi. Allora, facciamo conto che io qui voglio mettere un'applicazione, prendo un pezzo di tessuto, facciamo conto che io voglio fare l'applicazione su questo tessuto, voglio mettere questo rettangolo. Cosa faccio? Metto, intanto deselezioniamo il doppio ago, vado a mettere il punto zigzag che è il numero 3. Ok, il 3. Ok, quindi come vedete il piedino è sempre quello standard, abbasso qui. Allora, per esempio in questo caso, per questo punto è molto utile il piedino che vi dicevo prima, perché quello, essendo tutto trasparente, riusciamo a vedere meglio dove andiamo a cucire. Quindi adesso me lo cambio un attimo, visto che ce l'ho, così vi faccio vedere anche magari meglio. Ok, allora questo ce lo riposizioniamo dietro. Allora, intanto vi faccio vedere qui. Allora, lasciandola così com'è la macchina, farà un zigzag molto, aspettate, hanno abbassato il piede, molto molto largo. Ok, quindi come vedete ha fatto, a parte qui che insomma mi ero scordato di abbassare il piedino, questo è lo zigzag standard che mettono loro, ma io voglio creare un zigzag molto più fitto per appunto andare a applicare questo pezzettino di tessuto. Quindi cosa faccio? Qui schiacciando meno metto 0,5 e qui schiacciando sempre meno metto, invece la andiamo a fare a 4. Possiamo anche farla di più, insomma la larghezza che vogliamo, ma un 4 per, diciamo, un tessuto così piccolo, un pezzo così piccolo va benissimo. Possiamo fare anche un 3,5. Poi questo è a discrezione vostra, e il mio consiglio è ogni volta andate e fate delle prove. Ok, quindi ho avvicinato la telecamera per farvi vedere meglio. Che cosa faccio adesso? Abbasso il mio piedino. Allora, io devo andare a prendere sia il tessuto, questo qui quadrettato che ho appoggiato, che anche il tessuto di sotto. Ok, quindi lo metto qui proprio al centro di questa linea, perché se voi vedete questa per ora è leggermente spostata sulla destra, e invece poi quando andrà a cucire farà a destra e sinistra, ma comunque adesso vi faccio vedere. Abbasso l'ago e mando la macchina. Qui dobbiamo fare anche un po' di punti avanti e indietro e poi facciamo ritornare il davanti. Questo da solo sposta il tessuto, non devo far nulla io. Ok, quando vedo che è arrivato all'angolo schiaccio per bloccare la macchina, l'ago è abbassato perché io avevo già schiacciato prima all'inizio per abbassare l'ago, giro il mio tessuto, abbasso di nuovo l'ago, e cioè il piedino, e rifaccio partire la macchina. Ed eccolo qua.
e questo è il nostro ricamo che abbiamo fatto. Vedete qui tutto quanto bello intorno. Qui vabbè, sono andata un pochino storta, però diciamo che nell'insieme è questo quello che poi esce come risultato. Diciamo, questa è una cosa carina per fare un'applicazione su un tessuto. Ora vi faccio vedere sempre con lo zig zag, invece aumentando di più, mettendola al massimo che è 7, la larghezza del punto. Allora vedete, a 7 rimane più largo di quest'altro. Se invece io lo vado a mettere più stretto, facciamolo sempre a 2, vi faccio vedere invece. Ecco qua, vedete quanto è stretto? Quindi giocando sulla larghezza e lunghezza dei punti possiamo vedere poi le varie differenze per fare le nostre appliche. Ed ecco qua, questo è il piedino standard, quello che vi ho fatto vedere oggi, con alcuni punti che ha appunto la macchina. Se per caso avete dubbi, domande e quant'altro, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così poi vi potrò rispondere. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, accendete la campanellina, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, aiutatemi a crescere e far crescere il canale. Se volete potete seguirmi anche sugli altri social che sono YouTube, Facebook, e trovate tutti i link di riferimento qui sotto, ovviamente insieme ai link dei video sempre della macchina da cucire, e anche il link, quello per l'acquisto del piedino, e il link per fare l'asola e il bottone con gli altri due piedini. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!